Ciao a tutti ragazzi, sono Rerante Italia e oggi probabilmente andiamo a vedere quella che è l'espansione preferita dalla maggior parte dei collezionisti del TGC. Oggi andiamo a vedere Magician Force con tantissime nuove novità, soprattutto meccaniche di gioco. Andiamo subito alla pagina, saltiamo Legacy of Darkness e Pharaonic Guardian che vi ho portato nei video precedenti e arriviamo a Magician Force. Magician Force esce il 10 ottobre del 2003, sempre con la stessa schematica per quanto riguarda le rarità: 2 Secret, 10 Ultra, 10 Super, 17 rari e 69 comuni, esattamente come Pharaonic Guardian. Prima carta, forse tra le più belle sicuramente, è Dark Magician Girl, compagna di una vita di Yugi. Finalmente la troviamo nel terzo set esclusivo americano in prima edizione. Carta poteva essere da copertina, ma invece hanno preferito metterci il Dark Paladin. Partiamo subito, ovviamente Magician Force ospita la maggior parte mostre di tipo incantatore, che qui dentro saranno ben 14. Ma incantatore, ma non solo, perché subito dopo troviamo tipologia di mostri di tipo macchina che segue direttamente con 12 mostri. Per la prima volta all'interno di Magician Force, lo vediamo già dalla prima pagina, verranno introdotte la tipologia di mostri Union, e ve ne voglio parlare subito perché riguarda la maggior parte della prossima pagina. Introducono una meccanica di gioco nuova, il mostro Union. Il mostro Union viene abbinato ad un altro mostro che magari nel set, per facilitare le cose, lo precede, e praticamente consente ai due mostri di unirsi tramite il sistema di carta magia equipaggiamento e di assimilare i due effetti che ne conseguono. Per esempio, X, cannone testa X, può unirsi a Y, Dark Blade potrà unirsi a Drago Nero Pece o Kiryu. Una meccanica di gioco che nasce qui, però poi non viene molto sviluppata nei set successivi, e questo è un peccato perché probabilmente si poteva anche fare di più. Bello il fatto che le carte siano abbinate tra di loro, questo per poi incentivare anche poi le varie meccaniche di gioco. Ehm, Oltre ai 10 mostri Union che fanno parte di questo set, troviamo altre 3 carte magie e trappole dedicate poi sempre all'interno di Magician Force. Girando pagina, oltre a trovare una delle carte più belle in assoluto di Kaiba, Paladino del Drago Bianco, vi faccio vedere, prendendo una carta magia a caso, che per la prima volta in Magician Force viene stampato sulle carte magie la denominazione Spell Card. Spell Card va a rimuovere Magic Card per non entrare in contrasto poi con le denominazioni varie del gioco di Magic. Questa è una storia che aveva seguito anche nel terzo set di Sovrano della Magia, ovvero Magic Ruler, chiamato poi in seguito Spell Ruler, appunto per non creare questi fraintendimenti tra i due giochi. Notizia più importante del set è che Magician Force introduce per la prima volta la meccanica dei segnalini magia. Meccanica dei segnalini magia che viene attribuita a ben 14 carte all'interno del set, che prevede appunto il fatto di poter mettere un segnalino magia sulla carta e di attivare l'effetto in questo modo. Torno un attimo indietro, vi faccio vedere che all'interno di Magician Force si trovano anche per la prima volta, viene introdotto l'archetipo delle Amazzoni, molto risicato perché ne vengono dedicate solamente 5 carte mostro e solamente 3 in fatto di magie e trappole. Seguiranno poi altri supporti sicuramente per rendere questo mazzo più papabile, però il set si concentra veramente solamente sulla meccanica di questi nuovi segnalini magia. Carte molto particolari, sicuramente Breaker, che diventerà poi una staple, ma anche Virus Infetta Tribù e Mercante Magico.
Carta particolare Koitsu, sicuramente vi sarà sfuggita prima la carta Aitsu, che è una carta assurda perché conta 100 di attacco, 100 di difesa, 5 mostri, ma proprio per la meccanica dei mostri Union molto particolare, ecco che una volta che viene attribuita come carta come magico equipaggiamento guadagna 3000 di attacco. Questa è ulteriore prova che secondo me potevano incentivare un po' di più queste meccaniche di gioco particolarissime. Ve l'avevo fatto vedere in Pharaonic Guardian, anche Magician Force ottiene la sua carta molto particolare, in questo caso Ultimate Obedient Friend, che ottiene un valore di attacco di 3500 e difesa 3000, sempre con l'effetto di poter essere evocato tramite evocazione speciale a patto che non ci siano carte. Senri, carta potente, infatti fa parte delle super short print e anche qui dentro sono 4 che pagando 100 life points a turno permette di vedere la prima carta del mazzo dell'avversario. Non c'è molto altro da dire se non una delle curiosità più importanti in Yu-Gi-Oh! In generale è che la carta Dark Paladin, che fa anche da copertina al set, è stata stampata erroneamente con questo artwork. Upper Deck all'epoca, nel 2003, mandò una comunicazione ufficiale dove disse che per errore veniva prodotto questo artwork. I collezionisti potevano rinviare questa carta da Upper Deck e ricevere i Dark Paladin con l'artwork corretta in prima edizione. L'hanno fatto in pochissimi, ovviamente questo ha contribuito al valore collezionistico altissimo della Dark Paladin Corrected Artwork, che sarebbe questa qui in prima edizione, che io non ho perché semplicemente ad oggi l'ultima vendita, che oggi siamo al 13 novembre del 2020, è risultata un PSA 10 a $7.000. Capite che è un onere che non tutti possono permettersi e quindi in questo caso ci accontentiamo della seconda edizione, uscita poi ovviamente in un limited con l'artwork corretto. Nulla da dire, nulla da aggiungere, se volete fatelo volentieri voi nei commenti. Ultima chicca, me ne sono dimenticato, è la carta trappola Huge Revolution, che in base ai primi 3 mostri del set, che sono People Running About, Oppressed People e United Resistance, avendo queste 3 carte sul terreno e attivando la carta trappola Huge Revolution, permette di distruggere tutte le carte sul lato dell'avversario e di far scartare l'intera mano all'avversario. Null'altro, vi ripeto, se avete voglia di aggiungere qualcosa fate volentieri, scrivetemi anche in privato nel mio canale Instagram Rare Hunter Italia. Il prossimo sarà Dark Crisis, che vedrà altre novità, altri supporti e tanto altro ancora, soprattutto con un nuovo archetipo di tipo Arcidemone, e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.